Corso base di astrologia cinese, lezione 13, buongiorno e benvenuto o benvenuta. Con questa lezione inauguriamo una serie di lezioni leggermente più filosofiche che inserirò qui e là e che parlano di vari aspetti, non solamente degli aspetti tecnici del Bazi, ma anche di come il destino e in generale la conoscenza della propria conformazione energetica sia concepita nella cultura cinese, nella filosofia cinese e di come si relaziona al giorno d'oggi con noi e anche che relazione c'è tra la libertà della persona, il suo destino. Insomma, a volte il destino è molto stretto, quindi c'è proprio un obiettivo, a volte invece è più generico e più largo, quindi la persona ha un progetto di vita, ma lo deve realizzare con ampi margini di personalizzazione e una volta che realizza quello è abbastanza libera per quanto riguarda le altre cose. Insomma, parleremo di tutta una serie di aspetti importanti anche perché una persona si può avvicinare al Bazi, che cosa può dare il Bazi alla vita di una persona per il suo miglioramento, ovviamente. Bene, quindi ogni tanto inserirò questa lezione un po' più tranquilla e in questa prima lezione voglio parlarti dei 12 fattori che influenzano la vita dell'essere umano secondo la metafisica cinese. Allora, in realtà ci sono varie liste, questa è la lista più completa perché a volte ne trovi elencati i 5 fattori, i 6 fattori, quindi si selezionano i più importanti. Ma questa è una lista abbastanza famosa che si trova su testi classici ampiamente tradotti in altre lingue e ti farò vedere anche alcune traduzioni che sono inappropriate perché chi traduceva ha tradotto letteralmente ma senza capire il significato. Bene, direi che possiamo partire. La prima cosa in ordine di importanza è proprio il destino. Ma questo fattore così imponderabile, così a priori, quindi un po' fuori gioco, non ci possiamo fare niente, che significato ha? Beh, se tu leggi le traduzioni che si trovano, non so, sui libri di letteratura o filosofia cinese, troverai semplicemente qui elencato qualcosa come il destino, dando per scontato che tutti sappiano o abbiano almeno un'idea di che cosa è il destino. In realtà questa è la lettura esoterica, cioè la lettura per persone che non sono a conoscenza dei valori interni, non sono a conoscenza delle cose importanti della filosofia cinese. Quando qui leggiamo il destino, in realtà dobbiamo leggere il proprio tema natale, quindi proprio il tuo destino, quindi non il destino in generale che influenza più o meno. Qui stiamo parlando del tuo tema natale, quindi questa è una prima traduzione abbastanza imprecisa. Come seconda cosa abbiamo i transiti energetici, che qui io ho già tradotto come transiti, in realtà a volte si trova come l'andare e il venire della fortuna e della sfortuna. Quindi qua si tratta di una sorta di destino mutabile, secondo queste traduzioni. In realtà, di nuovo, no. I transiti energetici sono proprio i transiti che si affrontano, calcolati in base al tuo tema natale. Quindi non stiamo parlando di una generica fortuna e sfortuna che va e viene, ma stiamo parlando di archetipi molto definiti e identificabili. Il destino, mi pare l'abbiamo già detto, viene chiamato anche il Ming, cioè il decreto con cui la persona viene alla nascita. È appunto nella mitologia cinese, quando una persona nasce, le divinità emettono il Ming e questo Ming viene paragonato a un decreto dell'imperatore dove c'è scritto appunto il destino, il progetto di vita o l'obiettivo di questa persona. Il terzo fattore è il Feng Shui del luogo dove la persona vive. Ora, qui in realtà rientrano parecchi aspetti, non è solo l'abitazione, in generale l'ambiente e il clima,
ma sono anche tutte le cose che sono sotto il suo controllo, quindi lo stile di vita, la dieta, in un certo senso anche il tipo di lavoro che fa, gli spostamenti e così via. Sono tutti fattori che sono più o meno sotto il nostro controllo. Poi abbiamo il karma ne parleremo in una video lezione più avanti, ma tutti quanti abbiamo già sentito parlare del karma, e in genere per un karma negativo, perché è quello che preoccupa di più, cioè quando nel tema natale ci sono specifici aspetti karmici, cioè ci sono dei debiti, oppure potrebbero anche esserci non dei crediti karmici, ma dei talenti karmici, però in genere ci sono purtroppo più debiti, questo l'ho verificato, e comunque i debiti e le prove karmiche, i rischi karmici sono quelli che sono più preoccupanti. Poi abbiamo altri fattori che sono in genere secondari, tuttavia a volte possono assumere un'importanza rilevante. Per esempio l'istruzione e l'educazione, no? C'è qualcuno che ha i genitori che possono permettersi qualunque tipo di educazione, però magari non studia, e c'è qualcun altro che lavora di giorno e studia di notte pur di ottenere un certo grado, un certo livello di istruzione, quindi anche il tipo di istruzione che si riceve, cioè trovare le persone giuste, i consiglieri giusti, gli educatori giusti. Poi abbiamo tutta l'influenza derivata dall'aspetto sociale e diciamo di specie, quindi noi siamo una specie che si divide in clan o gruppi, in genere le famiglie, quindi ci sarà una reputazione della famiglia e una sua influenza in generale sulla società, ma anche il codice genetico che si eredita dal padre e dalla madre, e anche il cognome della famiglia che accompagna la persona da padre a figlio a nipote e così via. E anche il nome in realtà, quindi non solo il cognome ma anche il nome. Tutti questi sono tratti collegati alla famiglia, se non altro perché nome e cognome ci vengono dati dai nostri genitori. Poi abbiamo la fisionomia, cioè non solo il volto, quindi le caratteristiche del volto, ma anche in generale vuol dire la nostra espressività, il bilanciamento, la postura, il modo di parlare che abbiamo, cioè in pratica come ci rappresentiamo agli altri. Anche qui qualcuno può essere più avvantaggiato, qualcuno meno avvantaggiato. In genere, per esempio, le persone esteticamente belle hanno un vantaggio su chi è brutto o basso o altre cose. Queste sono semplici considerazioni di biologia evoluzionistica, per quanto insomma si vogliono cancellare queste cose a livello sociale, non si possono cancellare perché fanno parte del nostro patrimonio. Perché per esempio una persona equilibrata, bella e pulita ha meno probabilità di avere difetti genetici, quindi è proprio da un lato dà un'informazione di forza, dall'altro dà un'informazione anche di avere un buon codice genetico eventualmente in caso di trasmissione. Quindi ognuno di noi avrà questi 12 punti, su alcuni siamo più deboli, su altri siamo più forti. Si tratta di tenere forti i punti forti e lavorare il più possibile sugli aspetti più deboli di questi 12 fattori che influenzano la vita dell'uomo. Poi abbiamo una cosa interessante, perché sembrerebbe un po' buttata lì rispetto alle altre, no? Sembrerebbe che uno dice vabbè, questa l'abbiamo un po' pescata a caso dal cassetto. Invece no, rispetto per le divinità e per le persone più evolute. Questo era molto importante nella cultura cinese, ma è importante in generale perché una persona più evoluta, o volendo una divinità, qualunque sia il senso che si vuol dare a questo termine, adesso non ci interessa particolarmente, e potrebbero fare un gesto nei tuoi confronti e darti un consiglio prezioso, un consiglio importante, per esempio. Non è detto che lo facciano, ma sicuramente non lo fanno se gli manchi di rispetto. Molto probabile che non lo facciano.
Quindi questa è una cosa importante soprattutto per certi temi natali che hanno certe caratteristiche. Poi abbiamo tutte le nostre frequentazioni sociali che inevitabilmente ci influenzano nel bene e nel male riguardo i nostri pensieri, i nostri valori, i nostri ideali, e in genere noi tendiamo a frequentare persone che la vedono come noi, ovviamente, per lo più come noi, ecco. Quindi si parla delle conoscenze, gli amici, in generale l'ambiente sociale e anche la frequentazione di persone sagge. Tutti quanti saremmo interessati, diciamo non siamo interessati, cerchiamo la frequentazione di persone più intelligenti di noi o più sagge di noi. Questa la cerchiamo a livello profondo perché è da queste persone che possiamo imparare qualcosa ed eventualmente avere un aiuto, oltre che in genere essere meno noiose, perché in genere se frequenti solo persone meno intelligenti di te, dopo un po' ti annoi, perché insomma ecco, sei un po' sprecato. Quindi c'è questa corsa di tutti di cercare di frequentare persone almeno sagge come noi, ecco, almeno intelligenti come noi. Poi abbiamo un altro aspetto molto importante che si divide in due parti, che sono diciamo affini, perché una non ci può essere senza l'altra. Una è la coltivazione personale, quindi in senso spirituale, in senso etico, in senso di ricerca della propria evoluzione. Però insomma si possono dare tanti significati, ma il senso è quello di migliorare se stessi, diventare più puri, più di livello più elevato. Naturalmente è difficile perseguire questo obiettivo se non viene accompagnato da una rettitudine d'animo fondamentale, quindi una onestà con se stessi e proprio una rettitudine nel comportamento verso noi stessi e verso gli altri. Come ha detto qualcuno, dovremmo comportarci verso noi stessi almeno con lo stesso responsabilità e la stessa, diciamo, presa di impegno con cui ci comporteremo per un'altra persona cara, perché insomma dovremmo essere abbastanza cari a noi stessi. Quindi a volte bisogna dire dei no a una persona cara perché si sa che è la cosa migliore, e a volte bisogna dire dei no anche a noi stessi. Poi un altro fattore che è importante, sì, ma relativamente il lavoro e il matrimonio, il compagno, la compagna. Uno dice: come? Io passo il tempo col mio compagno, lavoro e la maggior parte del tempo faccio queste cose. Sì, è vero, ma molte di queste cose sono già definite dal destino, dal tema natale, dai transiti, quindi quello un po' ti influenza in realtà fino a un certo punto, nel senso che ormai l'azione c'è già stata. Ok, mentre invece la coltivazione personale è tutta nelle tue mani, tutta nelle nostre mani. Ultimo fattore identificato dai saggi cinesi è un fattore un po' personale, che dipende proprio nello specifico dalla persona, ed è citato qui, non penso che sia a caso, perché penso che per redigere una lista di questo tipo ci abbiano lavorato parecchio, nel senso che una volta facevano molta attenzione a dare queste liste perché molto spesso venivano imparate a memoria, diventavano poi un canovaccio che andava avanti secoli, su cui si costruivano scuole, sistemi di credenze, quindi queste liste venivano dosate col bilancino. Quindi anche se qualche voce ti può stupire perché magari non gli dai questa importanza, ecco, invece magari meditaci sopra un attimo. Quest'ultimo fattore è imponderabile, nel senso che dipende proprio dalla persona, ed è la capacità di avere una specie di sesto senso, quindi di saper riconoscere e accogliere la fortuna, e di saper riconoscere ed evitare la sfortuna. Ecco, questo è un fattore che lavora nel momento presente, ed è un fattore proprio anche di consapevolezza del momento presente, anche di sensazione. Ho la sensazione che le cose stiano andando nel modo giusto, c'è qualcosa che mi dà fastidio, sono sensazioni molto sottili,
che però si possono percepire senza una eccessiva difficoltà, dico in genere. Ecco. Quindi questi sono i 12 fattori che secondo gli antichi saggi influenzano, determinano, mettila come vuoi, la vita dell'uomo. Alcuni di questi fattori sono fuori dal nostro controllo, per esempio il destino, i transiti, questi sono già tutti fissati, molti altri invece sono sotto il nostro controllo. Naturalmente magari bisogna fare fatica, però insomma tutto sommato sono sotto il nostro controllo. C'è una certa relazione tra alcuni di questi fattori, ma ti lascio riflettere, meditare su questi punti, perché poi li riprenderemo in altre lezioni successive dove parleremo del significato del Bazin nella cultura cinese, del significato che ha oggi e di cosa ci può dare in termini di opzioni, in termini di valori spendibili al giorno d'oggi in una civiltà occidentale. Bene, non possiamo ovviamente finire una lezione senza fare un esempio. Ti ricordo che molti di questi esempi li riprenderemo più volte, quindi qualche aspetto adesso potrebbe non esserti del tutto chiaro, non ti devi assolutamente preoccupare. In questa lezione esaminiamo un tema natale che è stato forse tra i più cliccati, diciamo, dall'astrologia cinese, cioè tra i più analizzati. E allora lo ficchiamo anche noi, giusto per insomma, farlo vedere anche noi, no? Perché il tema natale di una figura molto famosa, anche un po' controversa, Lady Diana, la ex moglie di Carlo d'Inghilterra, poi morta in un tragico incidente sotto una galleria in Francia, mi pare a Parigi se non sbaglio. Dunque, questo è il tema natale di Lady Di e possiamo innanzitutto vedere un Daymaster di legno Yin, quindi con tutto quello che sappiamo del legno Yin, adattabile, flessibile, e tutto quello che abbiamo già detto. Il portale di nascita è una stagione di fuoco, siamo nel cavallo, il 1° luglio del 61, fra pochissimo studieremo i rami terrestri, quindi per adesso per te il cavallo è solo qualcosa colorato di rosso, è fuoco, sai che è fuoco, non sai perché, ma proprio nelle prossime lezioni affronteremo l'argomento dei 12 rami terrestri, perché adesso è il momento di conoscere anche questi, visto che già conosciamo gli steli celesti. Quindi un legno nato nel portale del fuoco, il portale di nascita, e abbiamo già detto che il legno genera il fuoco, quindi la prima cosa che dobbiamo pensare è se c'è un rischio di essere esauriti dal fuoco. Ma che cos'altro c'è? Che cos'altro c'è in questo tema natale? Beh, abbiamo la terra, la capra e il bue, e poi abbiamo 2 elementi di metallo. Allora, già qui dobbiamo iniziare un pochino a introdurre un argomento, anzi iniziamo a introdurlo perché sarà l'argomento della prossima video lezione, e cioè le energie di sostegno e le energie di scarico rispetto al Daymaster. Questo sarà l'argomento della prossima lezione, quindi non ci sto a spiegare troppo, ma possiamo già capire che consideriamo un Daymaster genericamente di legno. Le energie, proprio parlando in generale, amiche sono l'acqua, perché l'acqua genera il legno, è la madre, ha un buon rapporto, e il legno perché tendenzialmente, ripeto, tendenzialmente, il legno aiuta il legno, o perlomeno è amico del legno, ok? Queste sono le energie di sostegno, mentre invece le energie di di scarico quali sono? Beh, per esempio il fuoco, perché il fuoco alla lunga può esaurire il legno, la terra, perché la terra impegna il legno, no? Il legno vuole controllare la terra, ma nel controllarla impegna energia. E poi anche il metallo, perché il metallo tende a uccidere il legno, quindi gli toglie anche energia. Quindi se noi guardiamo questo tema natale, vediamo che non c'è davvero molte energie di sostegno, perché
Tra l'altro qui c'è un aspetto di cui parleremo quando riprenderemo questa carta, questo tema natale. Il fuoco è più forte di quello che sembra, perché la capra e il cavallo formano una combinazione che si trasforma in fuoco, quindi c'è più fuoco di quello che sembra. La stagione di nascita è fuoco, perché è nata il 1° luglio, e abbiamo quindi una grande abbondanza di fuoco, terra e metallo. Fuoco, terra e metallo sono proprio le energie che scaricano il Daymaster. Quindi chi è che può aiutare il Daymaster? Intanto abbiamo, non contando il Daymaster, quindi con 7 posizioni, ne abbiamo 5 occupate da energie che scaricano. E questo è già un'indicazione forte che il tema è debole. Il tema è debole vuol dire che le energie di sostegno sono troppo poche rispetto alle energie che scaricano. Ok? E il legno può essere aiutato dall'acqua, e noi vediamo un pochino d'acqua nascosta nel bue. Se tu guardi l'ultima riga in basso, quella divisa in quadratini colorati, abbiamo un po' d'acqua nel bue, nel pilastro dell'anno, ma per il resto acqua proprio non ce n'è, ok? Quella fettina di legno presente nella capra in realtà non conta, perché la capra e il cavallo poi si trasformano. Quindi cos'altro ci resta? Ci restano i 2 steli di legno. Vedi i 2 steli di legno a destra e a sinistra del Daymaster. Ecco, questi steli possono in effetti aiutare, visto che l'acqua è un po' poca ed è lontana dal Daymaster. Questi steli di legno possono aiutare il Daymaster a diciamo, affrontare tutti questi impegni, quindi affrontare il fuoco, affrontare la terra, affrontare il metallo. Questo tema natale presenta molte altre caratteristiche interessanti, particolari. Ci sono degli aspetti karmici abbastanza pesanti che indicano anche disturbi mentali. Infatti ha avuto una serie di problemi anche abbastanza gravi. È un tema con c'è una certa quantità di terra. Per il legno implica proprio un impegno, quindi prendersi degli impegni. Quello che adesso però su cui mi voglio focalizzare è però questo aiuto, questo sostegno dato al Daymaster principalmente dagli steli celesti, dagli steli vicini al Daymaster. Ora, questa non è la cosa migliore, perché la prima cosa di questo tema natale sarebbe avere un po' più di acqua, perché l'acqua è la soluzione, non il legno. Perché? Perché l'acqua da sola risolve tutti i problemi. Se ci pensi, l'acqua rallenta un po' il fuoco, lo controlla, interferisce con la terra, perché la terra controlla l'acqua, dunque si impegna la terra e perde energia, e scarica il metallo. Quindi in pratica ottiene non 2 ma 3 piccioni con una fava. Il legno non fa la stessa cosa, perché per esempio il legno invece aumenta il fuoco, quindi non è buono come l'acqua per questo tema natale. Tuttavia, sostanzialmente, come dire, noi ci teniamo la cura che c'è all'interno del tema natale, e quella c'è, se c'è, siamo già fortunati se c'è, e di conseguenza il legno diventa il principale aiutante del Daymaster. Ora, la cosa su cui mi voglio concentrare è cosa succede quando il sostegno, cioè le energie di sostegno, sono solamente negli steli celesti, cioè a livello superiore, superficiale, per lo più, diciamo, a livello superiore. Ma prima andiamo a vedere un attimo i transiti. Abbiamo fatto questa analisi e però nei transiti non siamo molto fortunati, perché a parte un po' di legno qui all'inizio della vita, poi in realtà affrontiamo una 45 anni di fuoco, terra e metallo, che sono proprio le energie sfavorevoli cioè non sfavorevoli, scusami, sono proprio le energie che scaricano il Daymaster. E questo implica che la persona non riesce mai
a realizzare i propri obiettivi, ma deve sempre adattarsi, deve sempre piegarsi a queste energie che passano e di volta in volta gli chiedono delle cose. Il fuoco passa e gli chiede di crescere più velocemente, anche se è piccola, di diventare più adulta, quindi gli ruba un po' l'infanzia. Il metallo sono le regole, sono i vincoli per il legno, sono le regole, gli obblighi, queste cose qui, quindi la rigidità, la severità. E la terra sono tutti gli impegni. Sembra quasi che questo Day Master annaspi in tutte queste cose. Poi finalmente arriverebbero gli anni più buoni, che sono gli anni di acqua, il topo e il maiale, ma purtroppo lei non ha fatto in tempo a arrivare qui perché proprio qui, in questo pilastro di forte terra, il cane di terra, lo stesso pilastro dell'anno 2018, che però qui nel suo transito va da aprile 1993 a aprile 2003, proprio qui nel 1997 lei ha avuto l'incidente ed è morta. Quindi una forte terra che blocca l'acqua, e l'acqua, ricordati, abbiamo detto, era un po' la medicina principale, quindi in questo transito le energie negative, le energie che scaricano, sono state troppo forti. Per il momento mi interessa solo riuscire a identificare, spiegarti questo adesso dei transiti, non voglio approfondire. Chiaramente questo significa che questa persona ha avuto una vita sofferta, in cui non ha mai potuto veramente diventare quello che avrebbe voluto essere in profondità, ma ha sempre dovuto eseguire altre cose, altre energie, altri archetipi, perché non era abbastanza forte da imporre la propria volontà. Ma cosa succede quando le energie che sostengono il Day Master sono solamente negli steli? Quindi non abbiamo nei rami legno o acqua, per questo esempio, allora la struttura psicologica è debole, perché l'aiuto, il sostegno dato da queste energie è apparente, cioè non è che non ci sia, ma è a livello di steli, è superficiale, è di immagine, è un sostegno che c'è. Per esempio, per lei è a favore il legno, quindi anche la frequentazione delle persone, di tante persone, di quelli come noi. Il legno rappresenta qualcuno che è pari a noi, quindi sicuramente il fatto che lei lavorasse, conoscesse con molte persone, questo è un aiuto. Però la cosa importante che voglio darti, la piccola lezione di oggi, è che quando le energie di sostegno sono solamente o per lo più negli steli celesti, la struttura psicologica è debole, ma per forza, perché la struttura psicologica è gestita più dai rami terrestri, e quindi significa che la persona ha un aiuto, sì, ma è un aiuto innanzitutto che è più esterno, innanzitutto che dipende anche da altre persone, e poi non è mai come qualcosa di veramente profondo, personale, di proprietà. Quindi una persona che ha questo tipo di sostegno può essere aiutata come? Per esempio è importante tessere relazioni sociali, perché questa persona ha bisogno degli altri e della famiglia, e che sono legno e fuoco, e legno e acqua, no? Il legno sono gli altri, perché il legno, altro legno, sono quelli che reputo altri, ma del mio stesso genere, del mio stesso tipo, mentre l'acqua rappresenta la madre del legno, cioè l'origine del legno, e vedremo che l'acqua è la famiglia, e in particolare la figura della mamma rappresenta anche la salute, quindi doveva fare molta attenzione alla salute, ma queste sono tutte cose che vedremo più avanti. Quello che mi interessa adesso farti capire è che quando abbiamo il sostegno solamente negli steli, quindi un sostegno superiore, questo sostegno c'è, ma è anche più debole, ed è un sostegno un po' esterno, ok? La persona deve trovare delle ragioni per andare avanti un po' più all'esterno, non le cerca all'interno, ma tende a trovarle all'esterno di se stessa.
Bene, abbiamo finito questa lezione. Che cosa abbiamo imparato? Abbiamo visto i 12 fattori che influenzano la vita dell'uomo. Questo non è un aspetto tecnico che migliorerà in modo impressionante le tue letture del tema natale, ma è una conoscenza comunque importante anche su cui meditare. E poi abbiamo imparato un tipo di struttura come quello della carta di Lady Diana, cioè quando il sostegno è solamente negli steli e quindi è un sostegno più apparente, perché poi dovremo vedere anche i rami terrestri che sono sotto questi steli che danno sostegno, se sono d'accordo con questo sostegno oppure non sono d'accordo. Benissimo, abbiamo finito la lezione 13, ti aspetto alla prossima lezione dove appunto parleremo, come hai già intuito, della forza delle 5 energie in un tema natale e soprattutto parleremo e daremo una definizione chiara di che cosa sono le energie di sostegno e le energie di scarico. Attento, perché non ho mai detto che le energie di sostegno sono favorevoli e le energie di scarico sono sfavorevoli. Questo non l'ho mai detto, può essere, ma potrebbe anche essere il contrario. Quindi per adesso nella prossima lezione ci limiteremo a imparare come identificare in modo chiaro le energie di sostegno e di scarico. Bene, ti saluto, ciao e buon proseguimento.